Ciao a tutti e bentornati a Learn Italiano, il podcast dove esploriamo l'italiano insieme con curiosità e passione. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo una puntata che mi piace moltissimo, perché la parola di oggi è una parola di coraggio, una parola che dice non restare fermo, fai un passo avanti. Ciao Matteo, ciao a tutti! Sono Sara, felicissima di essere qui. E già dalla presentazione di Matteo si capisce che il verbo di oggi ha qualcosa di speciale. Non è solo grammatica, è un invito alla vita. Esatto, il verbo di oggi è provare. Provare. Una parola che sembra semplice, ma che in italiano nasconde tre significati completamente diversi, e tutti e tre fondamentali per parlare italiano in modo autentico e naturale. 3 significati. Già questo ci dice quanto sia ricco questo verbo. E aggiungo, provare è uno di quei verbi che gli italiani usano decine di volte al giorno, spesso senza nemmeno accorgersele. È nella conversazione, nelle canzoni, nei film, nelle discussioni quotidiane. Sara, prima di cominciare con la grammatica, sentiamo la tua prima reazione istintiva. Quando senti provare, cosa ti viene in mente? La prima cosa che mi viene in mente è il coraggio. Provare significa avere il coraggio di fare qualcosa di nuovo, di incerto. E poi mi viene in mente la sensazione, provare emozioni, sentire qualcosa dentro. Sono 2 mondi diversissimi, l'azione e il sentimento, ma provare li abbraccia entrambi. L'azione e il sentimento. Già in questa risposta si vede quanto provare sia speciale. Andiamo a esplorarlo insieme. Si parte. Allora, cominciamo subito con i 3 significati principali. Il primo è quello più comune, provare come tentare, fare un tentativo, cioè cercare di fare qualcosa senza avere la certezza del risultato. È il senso del to try inglese. Ho provato a chiamarti, ma non rispondevi. Proviamo a risolvere il problema insieme. Prova a immaginare. Quindi provare nel senso di tentare implica sempre un elemento di incertezza. Non sai se ci riuscirai, ma ci provi comunque. Esatto, e questa incertezza è fondamentale. Provare non è uguale a fare. Fare implica che l'azione è compiuta con successo. Provare dice solo che ci hai messo l'impegno, il tentativo. Potresti riuscire o non riuscire, ma la cosa importante è che hai provato. Come la frase famosa in italiano, l'importante è partecipare, o ancora meglio, l'importante è averci provato. Perfetto, quella frase è tutta provare. E poi c'è il secondo significato, molto diverso. Provare come sentire, sperimentare un'emozione o una sensazione fisica. Ho provato una gioia immensa, provo dolore quando ci penso. Ha provato la fame, cioè ha vissuto l'esperienza della fame. Questo provare è to feel, to experience. Quindi con lo stesso verbo posso dire sia provo a cucinare, tento di cucinare, che provo piacere nel cucinare, sento piacere. 2 frasi quasi identiche, significati completamente diversi. Esatto, e questo è uno dei punti dove gli studenti fanno più confusione e dove gli italiani si divertono a vedere le facce dei non madrelingua. Il contesto chiarisce tutto, ma all'inizio può sembrare un labirinto. Un labirinto. E il terzo significato? Per dimostrare, provare funziona di solito con un complemento oggetto diretto, cioè senza preposizione. Prova la tua innocenza, dimostra che sei innocente. Non puoi provarlo, non puoi dimostrarlo. È il senso legale, scientifico, logico. Un avvocato prova la colpevolezza dell'imputato, cioè dimostra la colpa davanti al giudice. Affascinante. 3 significati in un solo verbo. Tentare, sentire, dimostrare. In inglese sarebbero 3 verbi diversi. Try, feel, prove. In italiano li copre tutti provare. E la magia dell'italiano è questa ricchezza. La stessa forma verbale porta significati multipli che si separano solo attraverso il contesto, il tono, la struttura della frase. Imparare a provare significa imparare a leggere il contesto, una competenza fondamentale per parlare italiano davvero bene. Parliamo delle costruzioni, cioè di come provare si combina grammaticalmente con altre parole. Quali sono le strutture più importanti? Perfetto. Prima struttura. Provare a più infinito. Si usa per il significato di tentare. Provo a parlare italiano. Tento di parlare italiano. Ho provato a smettere di fumare. Ho tentato di smettere di fumare. Nota bene, la preposizione a è obbligatoria qui. Non si dice provo a parlare italiano.
Sbagliato. Si dice provo a. Quindi provare a con la A per il tentativo. Sembra semplice, ma immagino che molti studenti dimentichino la preposizione. Spessissimo. La A cade naturalmente perché in altre lingue non c'è. In inglese dici I try to speak, senza preposizione visibile. In italiano la A è lì, obbligatoria, piccola ma fondamentale. Seconda struttura. Provare senza preposizione per il significato di sentire o sperimentare una sensazione. Provo una sensazione strana, sento qualcosa di strano. Prova un dolore lancinante, sente un dolore intenso. Qui non c'è preposizione, il complemento oggetto viene direttamente. Quindi la presenza o assenza della preposizione a ci aiuta già a capire il significato. Tentare o sentire. Bravissimo, è una chiave di lettura molto utile. Provo a fare, tento di fare. Provo qualcosa, sento qualcosa. La preposizione a è quasi come un segnale di traffico che ci dice qui stiamo parlando di un tentativo, non di un'emozione. Entusiasto. E per il terzo significato, dimostrare? Per dimostrare, provare funziona di solito con un complemento oggetto diretto, cioè senza preposizione. Prova la tua innocenza, dimostra che sei innocente. Non puoi provarlo, non puoi dimostrarlo. Spesso in questo senso si usano costruzioni come provare che più indicativo. Ha provato che la teoria è corretta, ha dimostrato che è vera. Curioso. E provare come verbo riflessivo, provarci, lo sento spesso con questo ci pronominale. Oh sì, provarci è bellissimo. Ci in questo caso sostituisce a qualcosa. Il ci è riflessivo e intensivo. Provarci significa fare un tentativo, insistere, non arrendersi. Ci hai provato? Hai tentato? Hai fatto uno sforzo? Bisogna provarci, bisogna tentare, non mollare. È il verbo del coraggio, dell'insistenza positiva. Provarci ha anche un significato romantico in italiano, no? Come quando uno fa una corte, cioè cerca di conquistare qualcuno. Esatto, ci ha provato, in senso romantico, significa ha fatto un tentativo di avvicinarsi romanticamente, ha cercato di conquistarti. Ci ha provato con me significa che ha tentato di fare la corte. È un uso colloquiale comunissimo e spesso usato con una sfumatura umoristica o ironica. Il provarci romantico, l'eterno tentativo umano. Sara, confrontiamo provare con i suoi sinonimi più vicini, cercare di e tentare. Sono intercambiabili o ci sono differenze? Differenze sottili ma reali. Provare ha una sfumatura più pratica, più concreta. Stai effettivamente facendo il tentativo. Provo a riparare il rubinetto, sto già mettendo le mani sul rubinetto, sto cercando di risolverlo. C'è un senso di azione immediata. E cercare di? Cercare di è più mentale, più orientato al processo di ricerca. Sto cercando di capire, sto elaborando, analizzando, cercando la comprensione. Cerco di migliorare, è un processo continuo, non un singolo tentativo. Cercare di implica uno sforzo prolungato nel tempo, non solo un singolo momento di prova. Quindi provare è più puntuale, un tentativo specifico, e cercare di è più duraturo nel tempo. Bravissima intuizione. E tentare è ancora diverso, è più formale, più letterario e spesso porta una sfumatura di rischio, di pericolo, di audacia. Ha tentato l'impresa impossibile, ha osato fare qualcosa di enormemente difficile. Tentare la sorte, rischiare. Ha tentato di scappare, ha cercato di fuggire con un senso di urgenza e pericolo. Tentare come azione audace, rischiosa, quasi eroica, mentre provare è più quotidiano, più normale, accessibile a tutti. Esatto, nessuno dice ha tentato di cucinare la pasta, suona drammatico. Si dice ha provato a cucinare la pasta, molto più normale e quotidiano, ma ha tentato di scalare l'Everest. Lì tentare funziona perfettamente, perché c'è il senso del rischio, dell'impresa grandiosa. Tentare di cucinare la pasta come se fosse un'impresa epica. In certi giorni però sembra davvero così. Verissimo, certi giorni la pasta al dente è una vera conquista. Curioso. Sara, parliamo del sostantivo, cioè del nome, che viene da provare. La prova. Sento questa parola in tantissimi contesti diversi. La prova è ricchissima e segue perfettamente i 3 significati del verbo. Prova come tentativo, esperimento. Fare una prova, fare un esperimento, vedere come va. Diamo una prova, facciamo un tentativo. In musica la prova è la rehearsal. Le prove di uno spettacolo sono le sessioni di preparazione prima del debutto.
Ah, quindi gli attori e i musicisti fanno le prove, si preparano, tentano la performance prima di farla per davvero. Esatto, fare le prove to rehearse. Siamo in prova, we are rehearsing. La prima prova, la prova generale, the dress rehearsal. E poi prova come emozione, esperienza vissuta. È stata una prova dura, è stata un'esperienza difficile, una prova di resistenza. La vita è una prova, la vita è una serie di esperienze che ci mettono alla prova. Pensieroso. Mettere alla prova. Un'altra espressione bellissima con prova. Significa testare qualcuno o qualcosa, vedere fino a dove regge. Bravissimo, mettere alla prova qualcuno, sottoporre qualcuno a una situazione difficile per vedere come reagisce. Ti metto alla prova, ti testo, vedo se sei all'altezza. E poi prova come dimostrazione, evidenza. Questa è la prova, this is the proof. Ho le prove, I have the evidence. Senza prove non si può condannare nessuno. Without evidence? In tribunale, in laboratorio e sul palco, la prova è ovunque. Proprio così. E c'è anche il modo di dire in prova, che significa on trial, on probation. Lavorare in prova, lavorare durante il periodo di prova, cioè i primi mesi in un nuovo lavoro, quando ti valutano. Essere in prova, essere sotto valutazione, non ancora confermato nel ruolo. Curioso. E provino, quello che gli attori fanno per ottenere un ruolo, viene da prova? Sì, il provino è il diminutivo di prova, letteralmente una piccola prova. Un audition in italiano si chiama provino, il momento in cui mostri le tue capacità per ottenere un ruolo, un posto in uno spettacolo, in un film, in una band. Fare un provino, andare a un'audizione. Non lo sapevo. Il provino come diminutivo affettuoso di prova, una piccola prova, un assaggio delle proprie capacità. Bello. Curioso. Parliamo ora del significato emotivo di provare, quello che secondo me è il più poetico. In italiano si usano tantissime espressioni del tipo provare più emozione, provare gioia, provare dolore, provare nostalgia. Questo uso è meraviglioso e molto caratteristico dell'italiano. In inglese si dice I feel joy, I feel pain, to feel. In italiano si può usare sia sentire che provare per le emozioni, ma provare ha una sfumatura diversa. Provare un'emozione implica che quell'emozione è quasi un'esperienza nuova, vivida, intensa, come se la stessi sperimentando pienamente. Quindi provo gioia è diverso da sono felice o sento gioia. Sottilmente sì, provo gioia ha quasi un senso di stupore, è una gioia che stai sperimentando, quasi come fosse la prima volta o un'intensità insolita. Sono felice è più neutro, più quotidiano. Provo una gioia immensa, sento questa gioia dentro come qualcosa di profondo, di potente. Affascinante. E ci sono emozioni che si abbinano particolarmente bene con provare? Tante. Provare il rimpianto, sentire il dispiacere per qualcosa che non hai fatto o hai fatto male. Provare nostalgia, sentire quella dolce amara malinconia per qualcosa o qualcuno del passato. Provare vergogna, sentire l'imbarazzo intenso. Provare paura, sentire la paura come esperienza fisica e mentale. Provare empatia, sentire quello che sente l'altro. Provare empatia. Mi sembra un'espressione bellissima. Sentire quello che sente l'altro. È bellissima e in italiano provare empatia suona più profondo di capire empatia, perché provare implica che la senti davvero, non solo che la comprendi intellettualmente. È la differenza tra capire il dolore di qualcuno e sentirlo insieme a loro. Capire il dolore versus sentirlo insieme. Questa distinzione mi tocca profondamente. La lingua italiana ha questa capacità di fare distinzioni emotive che altre lingue esprimono con meno precisione. Esattamente, e questo è uno dei motivi per cui la letteratura italiana, la poesia italiana, la canzone d'autore italiana sono così potenti. Usano provare in modo magistrale per descrivere le sfumature più sottili dell'esperienza umana. Curioso, hai un esempio letterario che ti viene in mente? Entusiasta. Leopardi, il nostro Leopardi nazionale, nei suoi canti usa continuamente il concetto del provare emozioni come esperienze totalizzanti. E poi nella canzone italiana moderna, pensate a Lucio Battisti, a Fabrizio De André, la parola provare o provo ricorre spessissimo nelle canzoni d'amore più belle. Provo ancora per te, è quasi una dichiarazione d'amore in sé. Sorpreso. Provo ancora per te. Sì, è come dire sento ancora qualcosa per te. Le emozioni non sono spente. Provo, presente, ancora in corso. Sorridente, esatto. Il presente di provare, nelle canzoni d'amore, indica un sentimento vivo, attuale, non finito. È una delle parole più romantiche dell'italiano cantato. Sara, la sezione che aspetto sempre.
Le storie vere. Hai qualcosa di memorabile legato a provare, ma ai tuoi studenti? Sempre. Ne ho una che mi ha fatto ridere tantissimo. Avevo uno studente canadese. Si chiamava Liam, molto entusiasta, sempre pronto a usare le parole nuove immediatamente. Un giorno stava raccontando di una serata con gli amici italiani. E cosa è successo? Voleva dire che aveva cercato di ballare la tarantella con i suoi amici italiani. Aveva imparato provare a fare qualcosa. Quindi disse, con grande sicurezza, «Ieri sera ho provato la tarantella con i miei amici». Ho provato la tarantella, ma senza la A. Quindi, invece di tentare di ballare la tarantella, ha sperimentato, ha assaporato la tarantella come se fosse un piatto. Esattamente. Con la A ho provato a ballare la tarantella. Ho tentato di ballare. Senza la A ho provato la tarantella. L'ho assaggiata, sperimentata come esperienza sensoriale. I suoi amici italiani si misero a ridere e lui non capiva perché. Quando glielo spiegai, rise così forte che ci volle 5 minuti per continuare la lezione. La piccola A che cambia tutto, da ballerino maldestro a intenditore gastronomico di danze folcloristiche. E la cosa bellissima è che Liam, da quel giorno, non ha mai più dimenticato la preposizione a con provare. L'errore comico era diventato il suo ancoraggio perfetto. Gli errori divertenti si ricordano per sempre, l'abbiamo detto nella puntata sugli errori e vale ancora. E hai una storia più emozionante? Sì, una studentessa messicana, si chiamava Valentina, 34 anni, insegnante. Stava imparando l'italiano perché il suo sogno era visitare l'Italia e poter comunicare con la gente in modo autentico, non con il traduttore automatico. Dopo 4 mesi di corso mi disse una cosa che mi rimase nel cuore. Cosa disse? Disse: «Professoressa, io provo qualcosa di diverso quando parlo italiano. In spagnolo sono pratica, diretta. In italiano provo qualcosa, una lentezza, una morbidezza, come se le parole avessero una consistenza diversa, come se la lingua avesse una texture». Colpito. La lingua con una texture, le parole che si sentono fisicamente diverse in bocca, nella mente. Valentina aveva descritto qualcosa di profondissimo. Sì, e quella sensazione, quel provare qualcosa di diverso, è la prova che stava veramente entrando nella lingua. Non la stava solo imparando meccanicamente, la stava sentendo, sperimentando, vivendo. Ed è per questo che provare, in tutti i suoi sensi, è il verbo più bello per descrivere il processo di imparare una lingua. Provare una lingua, tentarla, sentirla, dimostrare a se stessi di poterla usare. Tutti e tre i significati del verbo. Matteo, hai appena fatto una sintesi meravigliosa. Tentarla, ci provo. Sentirla, la provo dentro. Dimostrarla, la provo agli altri. È tutto lì, è tutto provare. La sezione dei modi di dire. Sara, quali sono le espressioni fisse con provare che sentiamo spesso nella conversazione italiana quotidiana? Tante. Prima, provaci. Imperativo di provarci. Significa fai un tentativo, non arrenderti. È un incoraggiamento diretto, energico. Dai, provaci. Su, fai il tentativo. È molto comune tra amici, in contesti sportivi, in situazioni dove qualcuno ha paura di fare qualcosa. Quindi provaci è quasi sinonimo di coraggio, fai il primo passo. Sì, e poi ci ho provato, al passato, che significa ho fatto del mio meglio, ho tentato. È spesso usato per giustificarsi dopo un insuccesso, ma senza vergogna. Ci ho provato, e questo è quello che conta. C'è una dignità in questa frase, hai fatto il tuo. L'importante è averci provato, la versione lunga dello stesso concetto, il tentativo come valore in sé, indipendentemente dal risultato. Esatto. Poi c'è vale la pena provare, vale the trouble to try. Significa che il tentativo ha senso, che il risultato potenziale giustifica lo sforzo. Vale la pena provare. Proviamo, può andarci bene. È una spinta ottimistica a non avere paura del fallimento. E poi ho sentito spesso, non si sa mai, proviamo, come espressione tipicamente italiana di ottimismo cauto. Non si sa mai. Quella è la frase italiana per eccellenza. Unisce l'incertezza, non si sa mai come andrà, con la propensione al tentativo. Quindi proviamo. È la filosofia pragmatica dell'italiano medio. Non sono sicuro che funzioni, ma ci provo lo stesso. E poi c'è a prova di, come espressione fissa con prova. Oh sì, a prova di più sostantivo significa resistente a, capace di superare.
A prova di bomba, che resiste a tutto, indistruttibile. A prova di stupido, così facile da usare che anche chi non capisce niente riesce a farlo. A prova di errore, che non permette di sbagliare. Queste espressioni vengono dal senso di prova come test, come dimostrazione di resistenza. A prova di stupido, un'espressione un po' irriverente ma comunissima. E nel senso positivo, questo manuale è a prova di principianti, è talmente chiaro che chiunque può capirlo. Esatto. E poi c'è una bella prova, un'espressione di ammirazione per qualcuno che ha dimostrato le sue capacità in modo convincente. Quella è stata una bella prova, quella è stata una dimostrazione eccellente, hai mostrato il meglio di te. Riflessivo. Sara, voglio fare un collegamento che mi sembra importante. Provare, in tutti i suoi sensi, è il verbo perfetto per descrivere l'esperienza di imparare una lingua straniera. Perché? Sì, pensiamoci insieme. Quando impari una lingua, prima di tutto ci provi, fai il tentativo, usi le parole nuove anche se non sei sicuro. Questo è il coraggio di provare nel senso di tentare. Annuisco. E il secondo significato? Provi emozioni. Provi la soddisfazione quando capisci qualcosa, la frustrazione quando non riesci, l'imbarazzo quando sbagli, la gioia quando ti dicono «parli bene» per la prima volta. Imparare una lingua è un viaggio emotivo intenso e tutte queste emozioni si provano nel senso più profondo del verbo. Capisco. E il terzo significato? Provi, dimostri a te stesso e agli altri che puoi farcela. Ogni conversazione riuscita, ogni frase corretta, ogni momento in cui un italiano ti capisce senza doverti chiedere di ripetere, è una prova, una dimostrazione. Stai dimostrando giorno dopo giorno di essere capace. Provare una lingua è tentarla, sentirla e dimostrarla. Tutto insieme, in ogni momento dello studio. Questo mi sembra un pensiero potentissimo per chi ci ascolta. Lo è. E voglio dire una cosa importante a chi sta imparando l'italiano adesso. Ogni volta che provate a usare una parola nuova, anche se sbagliate, state facendo qualcosa di coraggioso. Ci state provando. E l'italiano, come la vita, premia chi ci prova. L'italiano premia chi ci prova. Questa è la frase della puntata. Sì, è quasi un motto per il nostro podcast. Momento quiz. E il titolo è perfetto. Metti alla prova il tuo italiano. 3 situazioni. Trovate la forma giusta di provare. Pronti? Pronti? Andiamo. Situazione 1. Un tuo amico ha paura di iniziare a studiare una nuova lingua perché teme di non essere bravo abbastanza. Come lo incoraggi usando provare? Dai, provaci. Non hai niente da perdere. Il peggio che può succedere è che fai qualche errore e allora l'importante è averci provato. Vale la pena provarci. E poi non si sa mai, potresti scoprire che sei più bravo di quello che pensi. Perfetto. Ha usato provarci, averci provato, vale la pena provarci, non si sa mai, tutte le espressioni chiave in un solo incoraggiamento. Situazione 2. Vuoi dire a qualcuno che hai sperimentato una sensazione nuova quando hai assaggiato un piatto italiano per la prima volta? Ho provato qualcosa di speciale quando ho mangiato la vera pizza napoletana per la prima volta. Non avevo mai provato niente di simile. Era una sensazione nuova, intensa. Non lo sapevo spiegare, ma lo provavo in tutto il corpo. Bravissima! Provare più qualcosa per l'esperienza emotivo-sensoriale, senza preposizione a. Situazione 3, la più difficile. Sei in un contesto professionale e devi spiegare che qualcosa non si può dimostrare con certezza assoluta. Questa teoria è interessante, ma al momento non si può provare con dati certi. Avremmo bisogno di ulteriori esperimenti per poterla provare in modo definitivo. Senza prove concrete rimane un'ipotesi, cioè una supposizione non ancora verificata. Eccellente! Provare nel senso scientifico-legale di dimostrare con il linguaggio formale appropriato. Quiz brillantemente superato. Ci ho provato. Visto? Anche nella risposta finale ho usato provarci in senso figurato. Curioso, Sara. I tuoi consigli finali per usare provare in modo naturale e autentico. Primo consiglio, ricordatevi sempre la preposizione a quando usate provare nel senso di tentare. Provo a fare qualcosa. Quella a è piccola ma fondamentale. Un trucco, se potete sostituire provare con cercare, allora serve la a. Provo a farlo. Cerco di farlo. Funziona. Sostituire con cercare come test per la A, pratico e immediato.
Continuando, secondo consiglio, usate provaci come parola di incoraggiamento verso voi stessi. Prima di una conversazione difficile in italiano, prima di un esame, prima di qualcosa che vi spaventa, dite a voce alta provaci. È una piccola spinta psicologica che funziona davvero. Provaci come mini affermazione personale in italiano. Terzo consiglio? Terzo, imparate le espressioni a prova di sostantivo. Sono molto usate nel linguaggio quotidiano e vi faranno sembrare molto naturali. A prova di bomba, a prova di fatica, a prova di noia. Costruite frasi vostre. Questo podcast è a prova di principianti. È così chiaro che chiunque può capirlo. Questo podcast a prova di principianti mi piace. Possiamo usarlo come slogan. Sì, e il quarto consiglio, quello più importante, provatelo davvero, non aspettate di sapere tutto perfettamente, non aspettate di essere sicuri. La prossima volta che avete l'occasione di parlare italiano, provateci. Sbaglierete? Forse, ma ci avrete provato e questo è sempre, sempre la cosa più importante. Provateci, il consiglio più semplice e più potente. Non servono spiegazioni aggiuntive. Siamo alla fine. E che puntata! Sara, il riassunto express e poi il messaggio finale. Riassunto. Provare a più infinito. Tentare qualcosa, fare un tentativo. Provo a parlare italiano. Provare più oggetto diretto, sentire, sperimentare un'emozione o una sensazione. Provo gioia, provo nostalgia. Provare più oggetto diretto senza emozione, dimostrare, fornire la prova. Devi provarlo. Provarci, fare un tentativo con impegno e coraggio. Dai, provaci. La prova, il tentativo, la dimostrazione, l'esperienza. A prova di, resistente a, capace di superare. Questi 6 usi coprono la quasi totalità del provare quotidiano. 6 usi in 40 secondi, impeccabile come sempre. E il messaggio finale? Il messaggio finale è una domanda che voglio lasciare a tutti voi. Cosa avete smesso di provare perché avevate paura di fallire? Una lingua, un hobby, una conversazione con qualcuno di nuovo, un viaggio che rimandate da anni. La vita si vive provando, tentando, sentendo, dimostrando a se stessi che si è capaci. L'italiano vi offre questo verbo meraviglioso, provare, con tutti i suoi significati. Usatelo, prima di tutto nella lingua e poi, se volete, anche nella vita. Emozionato. Pausa lunga. Sara, ogni volta che concludiamo mi lasci qualcosa che porto con me per giorni. Grazie. Grazie per la tua capacità di trasformare un verbo in uno specchio sulla vita. Grazie a te, Matteo, per creare ogni settimana questo spazio bellissimo. E grazie a tutti voi, ovunque siate, per provarci, per ascoltare, studiare, sperare di migliorare. Siete la prova vivente che la curiosità non ha confini. Siete la prova vivente. Perfetta. Ragazzi, scrivete nei commenti cosa avete provato recentemente per la prima volta. In italiano, ovviamente. Io sono Matteo, lei è Sara e questo è stato Parla con me. A presto! A presto! E ricordate, provate sempre. Ciao a tutti! Provate sempre. 3 parole che bastano. Ciao! A volte 3 parole dicono tutto. Ciao!